Eccoci qui con questa settima e ultima puntata di questa miniserie tutta dedicata a Tenerife. Abbiamo visto un sacco di luoghi, abbiamo visto un sacco di bellissimi paesaggi, abbiamo visto un sacco di animali fantastici. In questo luogo dove c'è sempre caldo e dove si può sempre fare il bagno al mare. Anche nei giorni di Natale, che è la cosa più stupefacente e bella di questo posto. Ovviamente per chi non ama il classico Natale tradizionale. Ma oggi andremo a scoprire un ultimo luogo e a vedere Santa Cruz e non solo. Questa volta abbiamo affittato una macchina e percorreremo tutta la costa ovest fino appunto a salire al nord di Tenerife per vedere le mega città, ma anche delle spiagge e delle montagne veramente insolite. Ragazzoli, buongiorno, ci vediamo in macchina tra poco che vi dico due robe. Ragazzoli, eccoci qua in macchina, stiamo per partire. Oggi andiamo a Santa Cruz, facciamo tutta la costa est di Tenerife. Abbiamo qualche tappa intermezza, adesso vediamo quale fare e quale non fare. Ho chiesto aiuto a ChatGPT ieri perché prima abbiamo guardato un po' le varie cartine, ho chiesto un po' a Google, poi per farmi fare un po' un planning di viaggio appunto abbiamo chiesto a ChatGPT, che in base all'orario che dicevo di partenza già siamo fuori di 25 minuti, quindi cerchiamo di affrettarci. Mi ha dato un po' di tappe e anche la sequenza delle tappe da fare. Comunque arriviamo a Santa Cruz, lì ci sono delle spiagge bellissime. In realtà c'è una spiaggia con la sabbia dorata, anche perché la sabbia è stata presa dal deserto del Sahara, quindi non è la sabbia di qua normalmente c'è appunto la sabbia nera, che è quella comunque della roccia vulcanica. E poi andiamo a vedere a nord-nord un mega parco, una zona fluviale, una foresta praticamente, il parco naturale di Anaga, natura proprio sconfinata, l'opposto di quello che c'è nel resto dell'isola, che appunto è tutta roccia vulcanica. Deve essere una figata. Ovviamente lì ci sono percorsi più tranqui e anche più estremi, che oggi ovviamente non faremo anche per il tempo. Poi ovviamente facciamo un giro anche a Santa Cruz. E niente ragazzi, partiamo, godetevi soprattutto il viaggio perché ci saranno sicuramente panorami anche qua a mozzafiato. Ragazzi, siamo un attimo usciti qua perché volevo fare un video. C'è ancora il mega arcobaleno. Fantastico, guarda che posto. Sta anche piovendo. Ragazzuoli, da come potete vedere siamo arrivati a Playa La Teresitas e sta spiovigginando, un po' va, un po' viene. Guardate che bel posto, e qua appunto ci sono le spiagge con la sabbia dorata, che come detto non è sabbia proveniente da qua, è proveniente dal deserto del Sahara. Niente, andiamo al chioschettino, qua non penso proprio, ah sì, il bagno forse è dentro quest'altro piccolo, farei anche un bagno, piove non piove, boh. E niente, si è preso un cappuccino e un caffino. Forse ci prendiamo anche qualcosa da mangiare, ma qua non hanno molto, a parte gelatine. Vista mare, stiamo aspettando perché comunque spiovigina un po' e dobbiamo aspettare giusto per fare due passi in modo tranquillo. Un bagnetto sulla spiaggia molto caratteristico, e la cosa bella è che tipo si apre come le porte delle celle delle prigioni, cioè ti schiacciano dal loro pulsante, fa te devi tirare prima che si richiuda, tipo una roba del genere. È proprio bello anche il tempo, però guardate che c'è il sole perfetto per me adesso. Io però con le petroliere dietro, ma anche là, bello, guarda che bello, vorrei andare su quella stradina, vedi?
questa lunga là sopra. Però guarda quanta gente mi sa che sono. Sì, però fa pannulli un po'. Abbastanza. Così. Eccola sopra, ma che figo. Non è corto, è grandissimo. Figata di posto, raga. Tanto gli abbiamo fatto la scritta Buon Natale per terra. E non so se... dov'è? Non so se la userò come miniatura per il video. E adesso, raga, forse saliremo proprio lì, su quella stradina. Anche perché in teoria, boh, non so, penso dovremmo proprio andare da quel lato per andare verso la foresta. Niente raga, stiamo andando a Taganana. Appena il semaforo qua diventa rosso, che è una strada strettina. Taganana. Venuti fuori in mezzo ai maroni. Ma che bella roccia liscia lì. L'hanno pettinato. Guarda che roba! Madonna. Ma che cazzo è? È rosa. È rosa dalla pioggia. Chiaro. Ma qua c'è un buco. C'è un buco nella roccia, ma che figo! Lì c'era un parcheggino, quando torniamo ci fermiamo e andiamo dentro con la faccia. Voglio vedere qua, cosa c'è. in curva. No, lì, in fianco a quel buco, l'hai visto il buco nella roccia? No, ho troppo C'era paura per un buchino quello. nella roccia. Per me che amo il verde, guidare qui in mezzo era veramente un sogno, ragazzi. Alla fine abbiamo deciso di accostare e di tornare indietro. Non riusciamo a trovare il punto esatto dove appunto poter iniziare il giro nel parco di Anaga. Quindi abbiamo scelto di tornare indietro visto che il tempo stava passando e volevamo ancora andare a fare un giro a Santa Cruz. Qua. C'è anche la Madonnina lì. Ragazzi, mi sono fermato un attimo qua in questo spiazzetto, guardate che figata. E qui siamo nel parco rurale di Anaga. In realtà mi dava fino di là, sono arrivato al punto ma è tutta così, cioè continuava per altri chilometri, tutta così, ma non c'è meno, ci sarà sicuramente da qualche parte, ma bisogna arrivare chissà dove. Quindi adesso siamo tornati indietro, mi sono girato, torniamo giù e andiamo verso Santa Cruz, che comunque almeno abbiamo anche un po' di pomeriggio da vedere Santa Cruz. Però guardate qua che spettacolo, si sta da Dio, canottierina, qui c'è un bel freschino, bello, comunque qua molto bello. E mi piace sempre sta cosa delle differenze che c'erano da di là a di qua, cioè guardate che bei panorami anche qui. Top. Niente, risaliamo sul nostro bolide. E salendo avevo visto che c'era questo buco nella roccia, voglio andare a vedere cos'è. Ho messo tutto non so cos'è quello. Una discarica, ci buttano dentro le cose, niente, un buco scavato nella roccia, ci buttano dentro le robe. C'è un muretto, non so, secondo me serviva a qualcosa prima, anche perché c'erano forse una porta, c'è un cesso buttato distrutto, materiali edili, e c'è un angolino che poteva essere un piccolo bagnetto. Non lo so. Ok, 2 secondi dopo ho rifermato perché voglio capire, guardate qua, com'è tutto liscino sta cosa, madonna che ansia, però ci crolla in testa. Voglio capire se
Beh, è roccioso, ma secondo me si sgretola molto facilmente, però è strano, molto strano. Ero curioso, raga, voglio vedere, voglio toccare, è con mano. Ma se non sbaglio questo dovrebbe essere un mercato africano enorme con dentro un sacco di robe, cibo e altra roba tipica. Adesso vediamo dentro. C'è un kitty anarchico con la Molotov. Eh sì, questo è che è proprio tipo un mercato tipico e c'è di tutto. E c'è anche un piano tutto di sotto. Qua c'è la piazza. Sembra di stare in un altro paese, eh. Come mangio un tacos, che non sarebbe malvagio. C'erano un sacco di robe da mangiare, costano anche pochissimo, 1 euro, 2 euro, 5 euro solo quelli lì, ma sono anche porzioni belle grosse. Cioè, guardate lì, infatti prendo un paio di robe, mi sa. Vediamo, più che devo capire cosa c'è dentro. Prenderei un cheese balls, le palle di formaggio, che male non è, e qualcosa con la carne. Io andrò di cheese ball e un'empanada di mesciata. Ho preso questo, non c'era il cheese fingers, e quindi c'era sto robino sempre a formaggio. Anche questo è formaggio, però in teoria questo è fritto, l'altro no. E poi ho preso quell'altra roba lì. Testiamo, intanto diamo un morso alla palla. È buono questo. Non saprei descriverlo. Non sa tante di formaggi, sa più di pane. Io sono a pane parmigiano. È morbidissimo e buono, eh? Buono, buono. Buono. E ora assaggiamo questo sofficino ciccio, che in teoria dovrebbe avere dentro la carne. Buono. Mi ricordo qualcosa che ho già mangiato. Comunque, solito, a parte che me l'ha dato di pollo, non di carne. Avevo detto carne, ma c'era carne o pollo, ma ormai avevamo quasi finito tutto. Infatti alcuni stanno già chiudendo. E niente, abbiamo appena deciso di andare in un centro commerciale che c'è qua, dovrebbe essere bello grosso, c'è anche Primark, raga. Cioè, se voi non vorreste vedere Primark alle Canarie, cioè chissà che cosa hanno, sicuramente niente a maniche lunghe, solo felpine probabilmente, però dobbiamo prendere anche una valigetta, cioè una valigetta, un trolley, visto che comunque nel bagaglio avevamo già tutti e due il bagaglio di ritorno in stiva, però io all'andata non l'ho comunque usato, quindi ci mettiamo dentro altre robe. A lei serviva comunque una valigia in più per quando era a casa, e ci mettiamo dentro altre robe in più che abbiamo comprato, così abbiamo meno sbatti sugli zaini, le cose meno costose, e magari i giubbotti, perché comunque partiamo senza i giubbotti ovviamente, e è roba da tenere in mano, una rottura di coglioni. E in più vediamo, c'è un bel centro commerciale con JD e un sacco di altri negozi. E poi purtroppamente piove, mannaggia. Sì, adesso stava piovendo, visto che noi di solito quando giriamo nelle città, cosa che io vi porto spesso anche nei video, è shopping. Qui non abbiamo girato niente, fatto nulla, neanche a Formentera, cioè non siamo andati per negozi, ma perché lì non ce n'erano proprio, cioè, nel senso, a parte sì, quei due negozietti, è vero, ce n'era uno di scarpe customizzate, che ha fatto pure le scarpe, l'ho rivisto l'altro giorno, quelle che hai fatto tu uguali, sì, adesso, fatti sicolate. E niente, adesso pigliamo la macchina, andiamo direttamente là, che è 1 chilometro, però parcheggiamo direttamente lì nel parcheggio. E questo coso strano, auditorio abbiamo visto. Cazzo, stiamo andando. Justite Globo. E si prendono a spintoni, guarda, infatti. Guarda. Cioè, gli ha fatto globo, gli ha fatto brutta, Justite. No, adesso sono gli amici. Uno di qua, uno di là. Bruttissimo, gli ha fatto. Ok, dopo un'ora ce l'abbiamo fatta parcheggiare. Parcheggio fatto malissimo dentro, tutto strano, cioè non è a file. Ci metti un'ora, senza contare che è pieno. E adesso prendiamo queste mega scale mobili esterne. Però non mi rompono il cazzo per lo zaino, che ho quello grosso. Però non volevo lasciarlo in macchina, che c'ha dentro videocamere, droni, cioè un sacco di robe, tutti i documenti, tutte le robe, non sapevo neanche dove cazzo ficcarmeli.
sono un sacco di robe, c'è Primark, Zara, H&M, Taco Bell, un sacco di anche il KFC, Bershka, un sacco di robe, un sacco di negozietti anche più piccolini. Adesso vediamo, Primark inizia già qua. E però ci sono anche le toilet. E penso che continui, sì infatti dobbiamo andare tutti da pisciare di brutto, penso che continui anche nel piano sopra o sotto, vabbè. Continuiamo, ci sono chilometri di vie con chilometri di negozi, raga. Figo è figo, assolutamente. Mangiamo un sacco a casa. A me piace, poi questo è bello tondo. Cosa dite? A me non dispiace. È un po' da ospedale psichiatrico, ma spacca. Mi piace. Preso. Guardate i mini pop, ma sono proprio mini. Ma raga, va che ciambellone, ma sono enormi. Non so se vi rende... Sono un sacco di dolci e dolciumi. Dai, prendiamo... quella lì rosa, però me la mangio dopo, là in sacchetto. E guardate questi qua con gli Oreo e l'altro con i biscottini. Guardate qua che luci Fanta che ci sono. Lì è un negozio che hanno così Cities, non devi andare a vedere. Cioè, fighissimo, fai da te, ti tiri via anche la targhetta da te e qua appena la metti dentro ti riconosce il prodotto, non so come, senza neanche averlo fatto passare il linguaggio, vai a pagamento e la targhetta la tiro via dopo. Sacchetto no? Sacchetto sì. Da 10? MS. Vedi come vuoi ricevere lo scontrino? Telefono per forza. Poi... che sta zona è un sacco industrial, ragazzi, con tutte qua le fabbriche. Guardate che bella luce pure che viene da lì. Basta, abbiamo finito, siamo usciti, alla fine abbiamo comprato anche una valigiona che così ci mettiamo dentro le robe in più, un paio di altre robine dentro, c'è la mia maglietta e i pantaloni della tuta che li indosso già domani, che sono comodi. Adesso sono le 5:30, ma penso che torniamo verso di là. Non so se facciamo il giro di oggi o il giro invece dell'altro giorno, quindi ovest. E adesso vediamo un attimo quando ci stiamo in macchina anche cosa ci consiglia il navigatore. Se passavamo da di là magari rivedavamo, ci fermavamo in qualche zona, così intanto abbiamo un bel po' di tempo, così arriviamo anche per cena lì in hotel, dobbiamo preparare anche bagagli e tutto. Ci vediamo dopo, ragazzi. Questa è molto più sportiva, come piace a me, schiacci va. Qua non c'è spazi, più che altro, cioè non c'è spiazzi o rientri. Qui era una zona dove potevo far volare il drone, quindi stavo cercando uno spiazzo dove potermi fermare e fare giusto 2 ripresine. Va bene. Ragazzi, siamo arrivati, giusto pisciatina lavata di mani, abbiamo messo giù le robe, andiamo subito a cena così poi torniamo su e con calma iniziamo a fare bagagli, valigie, eccetera, eccetera. Andiamo a consegnare quelle 2 o 3 robe che dobbiamo consegnare giù alla reception, mangiamo e niente. Allora, se abbiamo mangiato, siamo usciti. Non vi ho fatto vedere cosa ho mangiato, comunque dalla pasta pasticciata, tipo un purè con i wurstel, una roba strana però buona. Dolcino non l'ho preso perché c'ho ancora la ciambella da mangiarmi e siamo venuti qui appena fuori dal nostro hotel che c'era sta roba che abbiamo... ci sono le scale mobili per andare giù. E niente, dicevo, per cercare una targa di Tenerife, perché ultimamente sto tenendo tutte le targhe da attaccare al muro di ogni posto, a parte Formentera che è un po' fregato, perché me l'ha comprata dopo, perché quella bellissima che c'era là a Formentera da Pirla non l'ho presa, ma all'inizio non collezionavo, diciamo,
ancora targhe, e quindi me ne ha presa lei una online, però quella là era veramente, era penso la più bella, però nada, poi magari ci torneremo, però fanno un po' tutte cacare, qua vanno più altre robe di Tenerife. Ragazzuoli, e anche questo settimo e ultimo giorno si è concluso al termine, la vacanza finisce qui, domani mattina abbiamo l'aereo, alle 8:15 c'è il pullman che ci aspetta qua sotto all'hotel che ci porta appunto in aeroporto. Direi che è stato un viaggio stupendo anche questo. Sicuramente c'erano un sacco di altre cose da vedere che non abbiamo visto, come l'albero millenario, andare a vedere anche le scogliere, quelle a strapiombo, a picco, che devono essere altissime. Ci siamo passati sopra, ma non ci siamo fermati a ammirare la maestosità, perché c'era il lato appunto, quello ad ovest dove siamo passati l'altro giorno, che dovrebbero essere state altissime. Ovviamente un sacco di altre cose. Torneremo, andremo a vedere anche quello che non abbiamo visto. Spero che anche questo viaggio sia piaciuto anche a voi. Se non avete visto gli altri video, recuperateli. Ci sono anche un sacco di altri viaggi qui sul canale, quindi mi raccomando, sono tutti divisi in playlist, dategli un'occhiata. Come sempre vi ricordo di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link, seguirmi su Instagram, su TikTok, Instagram soprattutto, perché lì metto anche un sacco di altre robe e potete avere degli anteprime di quello che sto facendo appunto nei viaggi. C'è il canale Broadcast dove vi tengo sempre aggiornati su un sacco di cose, sulle live che faccio anche su TikTok, praticamente tutti i giorni quando non sono in viaggio. Vi ricordo anche di seguirmi qui su YouTube, perché molti di voi continuano a guardare i video ma non mi seguono, quindi aiutate me e aiutate il canale a crescere, mi farebbe veramente anche un sacco piacere. Lasciate like e commentini e che altro, nient'altro. Ciao! Ciao! Bella ragazzi.